C'è un piccolo giallo che sta accompagnando questi giorni di mercato della Juventus, ovvero quello riguardante il passaggio di Mattia Perin al Benfica. Sappiamo tutti come nei giorni scorsi il portiere di Latina si sia sottoposto ai test atletici col club portoghese, test che non sarebbero stati superati, condizionale d'obbligo, perché da una parte abbiamo il comunicato ufficiale del Benfica che dice Perin non può essere pronto prima di 4 mesi, dall'altra invece, se non in tono ufficiale ma comunque da quanto filtra in zona Continassa, la Juve ritiene invece che Perin sia molto vicino al recupero e che tra l'altro questi test li avrebbe superati. Insomma, una sorta di brusca frenata che per il momento complica e non poco, e forse in tono definitivo, il trasferimento, il passaggio di Perin in Portogallo. Vedremo se questa operazione si sbloccherà in queste ore, ma da entrambe le parti filtra pessimismo, in quanto questa mattina ho avuto l'opportunità di parlare con importanti colleghi portoghesi che seguono molto da vicino le cose del Benfica e mi hanno detto sostanzialmente che i lusitani stanno mettendo nel mirino nuovi profili per la porta, e ciò simboleggia come probabilmente questo affare non sia destinato a concretizzarsi, anche perché il Benfica, in virtù di questi test atletici, avrebbe voluto cambiare le condizioni della fumata bianca, ovvero passare dall'acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni, inizialmente concordata con i campioni d'Italia, a un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Insomma, c'è distanza e c'è soprattutto da parte della Juventus irritazione, perché questo comunicato ufficiale diramato nei giorni scorsi dal Benfica non era stato concordato tra club, quindi diciamo che anche a livello diplomatico c'è qualcosa da ricucire e forse la sensazione qualcosina in più è che la Juve dovrà trovare un altro cliente, un altro acquirente per Perin, così come il Benfica dovrà valutare altre piste. Detto questo, ieri è stato molto importante il passaggio di Maurizio Sarri sulla bontà della rosa juventina. Il neotecnico bianconero, infatti, come avete ben potuto ascoltare al termine della sfida persa contro il Tottenham, ha detto: prima di puntellare la rosa abbiamo bisogno di vendere perché ho davvero tantissimi giocatori a disposizione, quasi 2 squadre. E non è un caso che proprio in queste ore da Singapore stia rientrando il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, che sbarcherà direttamente a Palazzo Parigi, quartier generale della Juventus a Milano, proprio per cercare di iniziare a tagliare degli stipendi onerosi, su tutti per esempio quelli di Gonzalo Higuain, Sami Khedira. C'è da capire se il Monaco farà sul serio per Blaise Matuidi, che comunque resta un giocatore in uscita. Ci sono una serie di giovani da piazzare. Insomma, Paratici, dopo aver puntellato la rosa con acquisti onerosissimi, è chiamato a tagliare quei giocatori che non rientrano nel progetto tattico di Sarri. E anche l'antivigilia del secondo match bianconero di International Champions Cup, mercoledì alle 13:30 italiane, diretta su Sport Italia. La Juve affronterà un vecchio e caro amico, ora nemico calcistico, ovvero Antonio Conte. Nerazzurri che si presenteranno con una spedizione assai sperimentale, nonostante comunque attualmente il tecnico salentino possa contare anche sugli ultimi arrivati, ovvero Vessino e Godin, e con Sarri invece che punterà a sviluppare le sue trame. Si è già visto qualcosa di interessante nella ripresa contro gli Spurs, soprattutto i gol di Higuain e di Cristiano Ronaldo testimoniano quanto i bianconeri stiano lavorando per assimilare i concetti del nuovo tecnico. Insomma ragazzi, ci attende una settimana importante, più di calcio giocato che forse di mercato. Sicuramente sul fronte cessioni la Juventus in questi 7 giorni proverà ad accelerare e poi vedremo cosa accadrà, perché come ha detto Sarri qualcosina in entrata la Juve ancora la farà, quindi sarò pronto a raccontarvi attimo per attimo tutto quello che succede in casa bianconera. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete soprattutto like. Grazie!